Ciao amici di Retro Edicola Videoludica, bentornati in un nuovo video. Questa volta ci spostiamo di nuovo sul mondo DOS. Abbiamo qua con noi il nostro filato 486 con un bellissimo monitor multisync della NEC ed è pronto a far girare questo gioco che ne parliamo ora. Anzitutto trasportiamoci con la fantasia in un'estate rovente. Pensate al mare blu come un cielo azzurro. Pensate a due squadre che giocano a beach volley. Pensate a Luca Carboni che canta Mare Mare. Benvenuti, questo è King of the Beach, un classico per MS-DOS creato da Nana Chambers e Michael Abbott sotto etichetta Electronic Arts. Siamo nel 1988. In realtà ho scritto questo Amarcord molti anni fa, è stato pubblicato su varie riviste, ma ci tenevo a fare un video e l'ho scritto in un momento molto felice della mia vita. Mio figlio era appena nato e l'ho portato al mare, quindi eravamo in spiaggia e ammiravo questa sua innocenza, come giocava con le onde che per lui sembravano così grandi, i castelli di sabbia, queste merendine che quasi quasi lo coprivano, ma in realtà era lui che era molto piccolo. E in tutto questo mi ricorda il gioco che mi ha sempre appassionato e piaciuto, che da 28 anni mi aspetta a casa, è King of the Beach appunto. È un classico per tutti i retro gamers, è un gioco che subito fa estate, subito fa spiaggia, è un gioco molto estivo, un po' come Outrun e il suo bellissimo cielo azzurro, così come i giochi della Epix, i California Games e lo sport e istruttore di quei giochi. King of the Beach ci porta subito in un'atmosfera estiva. La grafica in sé è molto minimale, molto semplice, ma sotto la sua scorzetta di limone è un gioco che è pieno di dettagli, pieno di amore, si vede che si sono impegnati per ricreare queste spiagge bellissime. Appena avviato il gioco, subito ci porterà nel menu delle opzioni, che è creato come se fosse una spiaggia, quindi quelle persone che camminano avanti e indietro. Le opzioni in realtà sono molto poche. Nel tendone principali, dove fra l'altro è l'unico posto dove c'è un minimo di musica molto orecchiabile, dove ci sono quelle 4 opzioni per saltare il gioco, come i comandi, se vogliamo giocare in team o meno. Poi ci sono le 3 spiagge che rappresentano la pratica e quindi sono le 3 possibilità che potremmo fare, quindi è schiacciata, palleggio e ricezione. 3 tasti per fare praticamente ogni possibile azione in King of the Beach, che nonostante queste poche cose riesce a essere comunque molto profondo. Quando poi siamo in gioco effettivamente i personaggi si potranno anche lanciare in maniera automatica, ma lo fanno. Questo però basta e avanza per creare un gioco molto veloce, molto dinamico, con i giocatori che si passano la palla molto velocemente. Le partite durano molto a lungo perché l'intelligenza artificiale è molto come dire, sofisticata, se vogliamo. Non c'è un vero punto debole, un vero partner per sconfiggere ogni squadra. Ognuna è più o meno bilanciata e commette degli errori. Nota a margine che mi piace di questo gioco, che si è visto poche altre volte, anche l'arbitro può sbagliare o magari fischiare un fallo non fatto o una palla che è dentro e viceversa, ma noi possiamo contestarla. Spesso e volentieri non ottieniamo nulla, ma noi ci possiamo provare. Durante il gioco poi potremo comunque impersonare 2 personaggi realmente appartenuti al mondo del beach volley, che sono Shinji Smith e Randy Stoklos. Tra l'altro Stoklos famosissimo per aver inventato la stoppata con una mano. Le spiagge che andremo a disputare il torneo sono 5: San Diego, Chicago, Waikiki, Rio de Janeiro e Sydney. In realtà Chicago, come sapete, non ha la spiaggia, ma ci sarà un bellissimo lago artificiale con la sua bella spiaggetta. E tanto basta per una nuova location molto suggestiva. Tra l'altro ogni singola spiaggia è completamente fatta in maniera diversa dalle altre, una piccola opera di pixel art molto suggestiva. Un ultimo appunto sul gameplay. Sì, è vero, le mosse sono soltanto 3, le classiche del beach volley, più dicevamo la possibilità di lanciarsi, che lo fa in realtà in automatico. Stoklos in più porta la capacità dell'attacco speciale, che è la stoppata con una mano, come dicevamo una mossa che è realmente inventato lui, e rende il gioco molto tattico. La prospettiva, che è un simil 3D, crea ogni tanto qualche piccolo problema di precisione, ma una sbavatura che assolutamente non si nota. Il modo per giocare contro gli avversari può essere in tag team, quindi in 2 contro l'avversario, uno contro l'altro, ma ovviamente il bello è stare in 2 contro gli avversari del computer, e che il gioco lo rende veramente molto bello.
Il motivo per cui ho scelto questo gioco è che King of the Beach ricorda molto la mia infanzia. È un gioco che mi aspettava sempre alla fine delle vacanze, quindi ha quel sapore amarogno di fine vacanza, un senso nostalgico. Secondo me è difficile da valutare se sia bello o brutto. Sicuramente chi l'ha giocato al tempo lo amerà tantissimo. D'altronde è un po' come quelle merendine che quando erano piccoli sembravano così grandi, ma in realtà sono le nostre mani che sono cresciute, o quelle onde che erano immense ma adesso non ci sono più perché le nostre gambe sono cresciute. E allo stesso modo King of the Beach ha cambiato noi. Non importa se la sua grafica è minimale, secondo me resterà sempre un grande gioco da riscoprire per tornare un po' bambini. E con questo finiamo il retro video beat della nuova stagione. Ci vediamo presto con un altro gioco MS-DOS. Ciao da Mauro.